Aspetta, parla più forte perché sennò non si sente. Indubbiamente, mentre ieri comunque non c'era poco controllo, era molto euforica, diciamo che oggi c'è stato più controllo. Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vedrete qualcosa di diverso. Oggi andiamo fuori con una cavalla, questa cavalla si chiama Karma, probabilmente l'avrete già vista anche in qualche altro video. È una cavalla che è una puro sangue inglese e è, diciamo, per chi conosce un po' l'Ortonality, è sinistra estroversa. E come tutti i cavalli di questi tempi, chi ha la fortuna di stare in paddock, spesso e volentieri il paddock è pieno di fango, per cui possono veramente muoversi poco, e quindi quando li portiamo fuori normalmente fanno un pochino il diavolo a quattro, no? La sua proprietaria è una studente, ha iniziato da poco e quindi ha un po' di difficoltà a gestire la cavalla quando è fuori, e ancora non la monta, la porta solamente fuori in passeggiata perché non è una cavaliere esperta, per cui ha bisogno di imparare ancora. E allora però intanto comunque si vuole portare fuori un po' la cavalla, anche per abituarla ad andare in passeggiata, perché è una cavalla che ha corso tanto, è un puro sangue inglese che è stato ritirato dalle corse non perché non faceva i tempi, ma per fine età, quindi comunque ha corso per tanto tempo, quindi non ha problemi a essere cavalcato il cavallo, però ha problemi la sua proprietaria a cavalcarlo, e quindi intanto lei voleva portarla un pochino fuori per farla abituare un po' alle passeggiate fuori nei boschi, però ha trovato un po' di difficoltà, il che è normale perché comunque è un cavallo energico e quindi quando si accende in maniera importante, e per qualcuno può essere anche difficile da gestire. Per cui cos'è che faremo? Proveremo a dargli una mano, a seguirla, a dargli qualche consiglio. Vedrete che poi se ci sarà l'occasione la prenderò io la cavalla, e magari da questa esperienza nostra potete trarne dei consigli anche per quello che andrete a fare voi con i vostri cavalli, anche con cavalli che magari vi danno qualche problemino quando siete fuori in passeggiata e siete costretti a scendere, a affrontare certe difficoltà da terra. L'attrezzatura che ci servirà per la missione che dobbiamo compiere oggi è lo stick e una corda da 7 metri. Meglio ancora, se siete in grado di gestirlo, sarebbe il lazzo. Allora in quel caso, se portate il lazzo, potete fare anche a meno dello stick, oppure se siete ancora più avanti potete usare anche tutte e due, sia il lazzo che lo stick. Però diciamo al minimo vi serve una corda da 7 metri e lo stick. Ovviamente il cavallo dovete accertarvi prima che non abbia paura dello stick. La cosa migliore è andare con un altro cavallo, in modo che qualsiasi cosa succeda, il cavallo che state gestendo voi, se vi scappa, tenderà ad andare dall'altro cavallo e non tornare verso casa, anche se comunque può accadere lo stesso, quindi dovete fare sempre molta attenzione. Se avete la possibilità di giocare fuori dal vostro maneggio, dal vostro posto, ma senza fare attraversamenti di strade, è ancora meglio, perché nel caso in cui vi scappasse il cavallo potrebbe tornare a casa e attraversare delle strade con la possibilità di far accadere degli incidenti. Quindi se avete la possibilità magari di là avete una strada, di qua avete boschi, andate nei boschi, in modo che se vi scappa torna qui, ok? Tanto per darvi un po' di informazioni sulla sicurezza. Andiamo. Ricordatevi sempre quello che io dico ogni volta, che la fase 4 è quella che insegna al cavallo e che non deve essere troppa, ma non deve essere neanche troppo poco, deve essere quello che serve per far sì che il cavallo provi a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che sta facendo, ok? Quindi la fase 1 è quella più importante, ma la fase 4 è quella che insegna. Quindi noi vogliamo far funzionare il cavallo in fase 1, ma se c'è bisogno andiamo in fase 4. Quindi se mi vedete fare delle fasi 4 è perché in quel momento lì c'era bisogno di fare quello che ho fatto. Questo lo premetto perché sennò poi qualcuno sicuramente dirà ma lì hai fatto troppo. No, ho fatto quello che doveva essere fatto, ok? In
L'importante quando tenete la corda, dovete tenerla in una maniera tale che se il cavallo scappa a soffietto vi vada via la corda a questa maniera qua, senza che vi intrappolate da soli. Quindi lei deve venire accanto a me, non deve andare dove vuole, deve stare il più possibile con la sua spalla alla mia spalla. Ora non voglio essere troppo pignolo ovviamente, però voglio che sia chiaro per lei quello che voglio che lei faccia. Non mi interessa se trotterella, non mi interessa se fa un pochino la scema, è normale, quindi vedi qua che devi stare. Andiamo. Vedete, lei vuole andare avanti e io semplicemente sposto la spalla e la faccio riandare di qua. Tengo la mia direzione e cerco di essere una guida per il cavallo. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it? Dovete pensarla un po' come se voi state andando a fare un lavoro, ok? Il lavoro è quello di fare qualcosa insieme al vostro cavallo. In questo caso io e Karma andiamo a fare un lavoro. Siamo partner e voglio che lei si comporti come partner, accanto a me e via andare. Stuff away before you make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm so. Se lei si impressiona di qualcosa, io devo essere in grado di aiutarla, ovviamente, e non di impressionarla ancora di più. See that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this. La cosa che succede sempre quando andiamo a giro con un cavallo da terra è che dopo un pochino ci sporchiamo tutti, perché quando c'è fango lo stick diventa fangoso, la corda a 7 metri diventa piena di fango. Come on, vieni qua, accanto a me, dai, andiamo, non avanti, accanto a me, bravissima. I'm just too weak, maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Ora noi siamo in una discesa abbastanza importante, quindi devo tenere lei dietro di me abbastanza distante da evitare che mi possa venire addosso, ok? Vieni. Userò lo stick se ne ho bisogno per tenerla indietro, Vieni. Quindi non si trotta in discesa, non si va addosso a quello che è davanti in discesa, quindi mi fermo, provo a vedere se lei riesce ad andare indietro, ok? Avete visto come faccio questo? Faccio starnazzo come un pollo e faccio andare un po' indietro il cavallo e poi di nuovo avanti, ok?
Vado che lei venga giù piano piano, che impegni il posteriore, che impari a fare la discesa per bene. Mi fermo, 2 passi indietro, giusto così, bravissima, super, super cavallina, Mi rimetto in maniera sicura la corda, questo ricordatevelo sempre, vieni, andiamo, e riparto per la mia discesa, ok? In questi casi qui, quando dovete uscire con i cavalli con una condizione di terreno così scivolosa eccetera, non vi vestite da cavalieri, non vi mettete gli stivali per montare, vi servono un paio di scarponi da trekking, perché si scivola facilmente. Quindi ogni abbigliamento è studiato per il tipo di attività che dobbiamo fare. Quindi se io non devo montare, ma devo camminare con il mio cavallo, è bene che mi vesta in maniera opportuna. Bravissima. Ok, qui c'è un piccolo salto, quindi in questo caso voglio che lei aspetti, quindi voglio che non venga verso di me, che aspetti e che quando la chiamo io possa venire. Quindi do un pochino di corda, la faccio venire piano piano, eccola là, super brava Karma. Mi rimetto la corda in maniera sicura e riparto. Bravissima Karma, si sta comportando molto molto bene questa cavalla. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move and I fought just like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Something special, don't know why, something special that I like about you, about you. There's a mystery entwined, something bigger to define about you, about you. Am I the only one to see? Got me down on my knees, taken by your gravity. And I just know you got that something, something special about you. Dicevo, se lei viene così, io devo fare questo movimento? Allora, cosa vuoi dipende da cosa vuoi fare te. Non voglio che mi venga addosso. Ok, usa lo stick verso la sua spalla e mandala via. Ok, perché quello era il movimento per mandarla indietro, te vuoi che vada di lato. Però, vabbè, Metti lo stick nella mano giusta, nella mano sinistra lo stick, nella mano destra la corda e la invii via, ok? E cammina subito, inizia subito a camminare. Usa la corda dello string, cioè dello stick, quella che si chiama string, e manda via il cavallo lontano da te se ti viene troppo vicino. Ok? Lei ha paura della Simona che è nascosta per riprendere, vedi, la sta guardando. Vai, vai, cammina, non guardare te stai andando avanti. Dagli direzione. Metti la corda, lo stick e lo string dietro, la corda lunga. Devi mettere lo stick e lo string dietro per dirgli di andare avanti. Lascia andare lo string e toccala dietro, non aver paura, non succede nulla. Così, e manda via quella spalla, vedi che ti viene addosso? Esatto, così. Corda lunga, mano sinistra giù e via, camminare. Devi dargli una direzione, te vuoi andare di là. Vedi che ti sei riavvicinata, immediatamente metti, bravo, no, così la fermi. Non gli creare confusione. Via la spalla oppure metti pressione davanti per fermarla. Verso il naso, col manico verso il naso, come se tu volessi direzionare il naso verso l'esterno, no? La mano sinistra giù, rilassata, così. Sposta di più il naso, non avere paura di usare quello stick, se no per cosa l'hai portato? Prendilo in cima ora, lo stick mai nel mezzo, in cima o in fondo, mai nel mezzo. Vai, cammina, più veloce.
questa è una cavalla che cammina, non è che fa 3 passi su un mattone, quindi te devi essere attiva per entrare nel suo radar. Non agitare la corda, non è una coda, è una corda, ok? Sì, ho fatto manca. Ok, allora non la devi agitare inutilmente, fai così e la mandi via, ok? Ma non fare così, così non serve a nulla, manda via al massimo le mosche, vai. Mi raccomando, quando devi direzionare il naso del cavallo, prima alzi la mano sinistra e gli indichi dove vuoi che lei vada, portandola un po' avanti. Off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breath. Quindi prima la mano e poi dopo arriva lo stick per direzionare il naso del cavallo quando gli vuoi far cambiare direzione. Se lo stradello è troppo stretto e lei deve per forza starti più vicino, ti puoi accorciare anche la corda in questo caso, per evitare di stare tutto il tempo con la mano sinistra alzata, no? Usa il gomito, usa lo stick, usa quello che vuoi, fagli capire che quella porzione di strada è tutta sua e l'altra invece è tua. Ha paura della ruota? Portala, fagliela vedere. Fatela girare alla tua sinistra. Sì, girati. Ok, manda via quel posteriore. Ok, metti lo stick nella mano sinistra. Piano, metti la corda più lunga, attenzione alla corda, la tieni male, ecco di sta maniera. Tira. Naso, come se fosse un mirino il naso. No. Naso come un mirino verso la ruota. Ok, stop, giù la mano perché ha provato. Prendila più corta, non andare indietro. Ok, ancora, no, non la fa girare di là, non deve girare dove vuole lei. Così, ferma lì con i piedi. Metti il naso di qua, prendila più corta e lascia in terra quella che ti avanza di corda. No, lo stick, usa lo stick là, perfetto. Lascia andare in terra la corda che ti avanza e prendi solo quella che ti serve. Vedi, lasciala masticare e non chiedere nulla ora. Ok. Adesso alza la mano destra e indica metti il naso verso la ruota. Tira il naso qua, non ti fa portare via. Tira il naso qua, vieni indietro. Ancora. Scusa, prendo un attimo io la corda. Con delicatezza, fagli spostare il posteriore là. Ok? Avanti un pochino in là e gli dici di andare a mettere il naso lì sopra. Io non voglio che ce lo metta, ma voglio che lei pensi alla ruota e la lascio pensare. Bravo. E guarda, magari questa era tra il bosco, non l'aveva vista. Okay? Lo stick in questi casi ti serve perché se no stai sempre a maneggiare la corda, no? Allora invece te gli dici, ehi, là devi mettere il naso. È là che voglio che tu metta il naso, non lì. Ancora, lì. Oh, guarda chi c'è lì. Oh, bravissima. Ha masticato, brava ciccia. Di nuovo, fa un po' vedere cosa c'è lì. Cosa c'è lì? No, troppo vicino a me. Là. Lì. Naso, lì. Vediamo questi qui, che prima hai provato a metterci il naso sopra e c'erano i pruni che ti... Ehi, tu? Cosa scegli? Adesso back, di nuovo, e di nuovo avanti. Gli do un pochino di tempo, vedi, continua a masticare adesso. Lascio stare.
pochino avanti. Vedi com'è estroversa, lei appena pensa subito te lo lascia vedere. Eccola là, questa andava bene, brava questa cavallina. Eccola lì, brava. Adesso un pochino indietro di nuovo e adesso un pochino davanti. Naso lì, bravissima, bravissima, bravissima. Accontentarsi quando il cavallo prova e adesso si riparte. Brava ciccia, vieni. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Allora, in questo caso cosa faccio io? Io devo andare lì, a dritto, dove siete voi più o meno, ok? Quindi, prima di tutto, cerco di non fare il bagno e di far passare il cavallo. Qui, tranquillo così. Vieni. Di qua. Poi vi faccio vedere dov'è che passo. Io voglio passare di lì. Chiaramente devo fare veloce perché sennò lei ci sta che mi salti addosso, ok? Quindi me ne vado di qua e poi l'aspetto là, perfetto. Prendila per bene, mettetela per bene, brava ciccia. Un pochino più indietro, usi lo stick piano piano e voce. No, piano ho detto, non detto forte. È giusto la tua energia, vedi? Guarda, guarda. E così è. Vai. E va, capito? Se lei gira dalla parte sbagliata, naso di là e via andare. Quindi non devi andare troppo sotto la sua coda, devi rimanere indietro. Però quando c'hai queste stradelle che sono abbastanza corte ti aiutano, no? Ti aiuta quando c'hai queste strade abbastanza strette, ti aiuta un po'. Vai, su. Là, vedi. Vieni. Se ti tirasse via forte, devi tirare forte sulla corda in modo da fermarla. Questa è conduzione da zona 5, ovviamente va fatto solo dopo che abbiamo preparato il cavallo in campo, e chi non l'ha mai fatto farò dei video specifici e li metterò nell'area degli abbonati per far vedere come preparare il cavallo a fare questo in sicurezza. Quindi se non lo sapete fare non lo fate, perché può essere pericoloso per voi e anche per il cavallo. Allora, dici Simona cosa c'è di diverso rispetto a ieri nella passeggiata di stamani, se hai potuto imparare qualcosa, se ti è servita un po'. Aspetta, parla più forte perché sennò non si sente. Indubbiamente, mentre ieri comunque non c'era poco controllo, era molto euforica, diciamo che oggi c'è stato più controllo. Ok, e secondo te da cosa era dovuto questo miglior controllo? Perché comunque, vabbè, diciamo che era da un po' di tempo che lei non faceva più nulla, sì. Ma soprattutto magari un po' dipendeva da chi era che era con lei. Ok, e questo si è visto perché? Spolverando un pochino di nuovo, vedendo te, osservando te, ho ripreso poi io il controllo. Sì, cioè soprattutto credo che e lei anche. Credo che vedendo che lei non faceva nulla con me ti sei presa un po' più di sicurezza e hai visto che poteva non fare nulla nemmeno con te. No, ieri eri convinta che lei avesse paura dello stick, sì. Oggi hai visto che lei non ha paura dello stick, ok? Sì, no, è che comunque se tu osservi vedi, se invece sei in prima persona non hai il modo di visualizzare il cavallo, quindi certo. Non trovi riscontro, invece appunto vedendo te, al di là che tu comunque sei diverso rispetto a me, quindi comunque lei ha più sicurezza, però ho potuto vedere come si comporta lei, quindi alla fine un pochino rilassarmi di più io. Certo. Poi ho visto cos'è che tu facevi, quindi comunque bene o male, anche se male, perché bene male però comunque. Sì, poi oggi c'è anche un bel vento, c'è un po' di
di stimoli esterni che chiaramente gli complicano un po' la vita, a tutti i cavalli, non solamente a lei. Però secondo me è molto importante anche vedere da fuori. Cioè io comunque sono sempre andata in passeggiata con lei e quindi ero io che ce l'avevo in mano, quindi non vedevo la sua reazione perché non hai 360 gradi di vista. Invece vedendo dall'esterno comunque hai capacità di vedere lei e di vedere tu come reagisci in base alle sue reazioni. E quindi poi pian piano, perché non dico che l'ho potuto fare subito, però pian piano metabolizzo e le faccio mie. Certo, è normale. Perché se non so come reagire alle sue reazioni, magari reagisco male. Sì, poi soprattutto, come ti ho detto a un certo punto mentre eravamo in passeggiata, devi fare attenzione a rimanere calma te, perché Sì. te influenzi lei, per cui... No, quello l'ho visto anche del fatto che tu, la tua sicurezza dava a lei la sicurezza. Però, ripeto, anche veramente secondo me è stato molto importante vedere come tu reagivi, cioè come vedervi, no? Sì, sì. Vedere lei, perché non è che riuscirò a farlo subito, però Facendo mente locale su quelle cose lì, tu riesci magari sì. più facilmente a farle tue la prossima volta. Sì. Certo, come questo, no? Quello che ha fatto adesso, Sì. cioè, è normale che lei faccia così, quindi io non me ne preoccupo in una maniera più assoluta. Sì, io magari un pochino di più perché comunque... So, se riguardi il video io non ho spostato neanche un centimetro i piedi, Sì. ok? E è importante che tu sviluppi questa tua capacità di vedere a 360 gradi e là dove non vedi di sentire quello che sta accadendo dietro di te Sì. e renderti conto se è una cosa che devi intervenire come abbiamo fatto prima oppure che non succede nulla perché è solo una questione di Sì, cavalli. cioè, è stato interessante perché ho potuto vedere dall'esterno, sulla mia cavalla, perché Esatto. se tu lo fai su altri cavalli... No, non riesci a fare un paragone, no, Esatto. no, no. Invece lei è mia, quindi io so come Cosa reagisce. fa e quando lo allora, fa. Vederlo mi ha anche più un po' tranquillizzato, Certo, perché ho detto, certo. allora non è che sia questa Ferrari che comunque Esatto. cioè, è anche brava, nel senso che comunque devo dire che gli esercizi in campo secondo me sono stati fondamentali perché quella cosa, la guida dietro, comunque l'abbiamo fatta in campo. Certo, sì, sì. E lei ha risposto bene. Molto bene direi. Sì. No, lei è molto brava come cavallo, dico la verità, cioè ci sono cavalli che non sono mai usciti o sono usciti pochissime volte che sono molto più difficili da gestire in certe situazioni perché sono più energici, perché lei pensa tanto, pensa velocemente, quindi se la sai rimettere lì con la testa, visto come fa, lei inizia subito a masticare, si rimette lì, pensa, si ferma un attimo. Ma anche quando è andata lì davanti, cioè, io ho fatto il minimo gesto di dire dove che volevo andare Sì. e lei comunque la strada l'ha presa, magari è stata sua la decisione, magari ha sentito la pressione, comunque è No, stata ma brava. loro sono, cioè nel senso sono molto sensibili, riescono a capire ogni tuo, soprattutto in un ambiente come quello esterno dove si affidano molto a te, Sì. perché in quel momento lì c'hanno solamente te accanto, Sì. capito? No, infatti non pensavo ad esempio il fatto che siamo andate avanti e comunque a un certo punto anche penso abbastanza da sole perché Borata è indietro, comunque solo il fatto che lei sia andata avanti con io dietro, questa cosa è molto positiva. Sì, direi proprio di sì. Perché comunque già i cavalli io vedo che se sono da soli sono più, almeno lei, no? Un pochino più meno serena, invece lei comunque era abbastanza Sì, tranquilla. l'ho usata anch'io, quindi ottimo lavoro, Sì. brava Simone, vai, continua così. Bravo Sergio. No, che bravo io. Ok, grazie di tutto e grazie di averci sopportato con tutta l'attrezzatura, fotocamere, eccetera, eccetera, però almeno forse potrà servire anche a qualcun altro. Grazie a voi. Grazie di averci seguito fino a qui e noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is
is a new beginning, and every brand holds a new